Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo la Runcam MIPI, videocamera digitale per sistema DJI. Se volete acquistarla trovate il link in descrizione. La Runcam MIPI viene venduta singola o abbinata alla VTX. Io ho deciso di prendere solo la cam perché il prezzo era molto conveniente. Ed infatti all'interno della confezione troviamo solo la videocamera con le viti, è assente anche il cavo di collegamento che comunque è opzionale. Per quanto riguarda il collegamento con la VTX userò un cavo coassiale Caddx per sistema DJI, che comunque è compatibile anche con tutte le videocamere Runcam come la MIPI, la Wasp e tutte le altre della serie DJI. Un'altra cosa che mancava era la cover posteriore. Io vi consiglio di stamparne una in 3D per bloccare bene il connettore e proteggere l'elettronica. Vi lascio il link a questo file STL in descrizione. Per la stampa ho usato il TPU e devo dire che si adatta piuttosto bene. Vediamo ora le specifiche di questa videocamera FPV. Il sensore è un CMOS da 1 su 2.9 pollici. La risoluzione è da 1280 x 720 pixel. Il rapporto è di 16 noni e gli fps sono 60. Il FOV è da 160 gradi. Le dimensioni sono da 19 x 19 mm, lo standard quindi è quello micro. Per quanto riguarda le impostazioni interne della videocamera sono fisse e non possono essere modificate in alcun modo. Non potremo quindi cambiare la saturazione, il bilanciamento dei bianchi, il rapporto, gli fps e tutto il resto. Nelle impostazioni avremo quindi settato alta qualità e non potremo scegliere di cambiarlo con bassa latenza. La modalità Focus Mode e 50 megabit invece sono sempre disponibili come in tutte le altre videocamere DJI. Molto bene, a questo punto non ci rimane che montare la videocamera su un drone e procedere per un test di volo. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali e devo dire che questa videocamera non è poi così male visto il prezzo. L'unica cosa che posso notare è un'immagine leggermente più rumorosa rispetto ad altre, a tal proposito quindi questa videocamera dà il meglio di sé in giornate soleggiate. Il limite più grande della Runcam MIPI è avere il formato bloccato in 16 noni e il video a 60 fps alta qualità. Se quindi voi preferite volare in 4 terzi e a 120 fps bassa latenza, questa videocamera potrebbe non fare al caso vostro. Personalmente anche con le videocamere sbloccate come la Nebula Pro e la DJI originale imposto sempre 16 noni a 60 fps alta qualità. Da questo punto di vista quindi questa Runcam MIPI ha tutte le caratteristiche che ricerco in una videocamera. Certo, non poter regolare il bilanciamento dei bianchi non è proprio il massimo, ma devo dire che anche l'impostazione automatica va bene, perché svolge il suo lavoro in modo corretto e i cambi di temperatura non risultano mai troppo fastidiosi. Per quanto riguarda l'immagine video, la MIPI mi sembra mantenere un segnale stabile al pari di altre videocamere, in sostanza non ho riscontrato i problemi di spixellamento che ho avuto in precedenza con la Runcam Wasp. In conclusione, se per voi volare in 16 noni a 60 fps alta qualità va bene, potete prendere in considerazione questa videocamera, anche in luce del fatto che è un ottimo prezzo. Se invece queste impostazioni non vi vanno bene, potete valutare altre videocamere come quelle della serie Nebula. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.